Ciao ragazzi e bentornati su GameBreak. Quando entriamo in partita, una delle prime domande che ci facciamo è dove droppare, in base a quale principio e quale posto scegliere. Parlando con gli altri giocatori sono venute fuori diverse idee e diversi modi di approcciare la cosa, ma tutte avevano alcuni punti in comune. In questo video vi mostrerò quello che è il mio personale criterio di scelta, basato sulla mia esperienza e su un po' di logica. Ovviamente questo criterio è una mia opinione, e se il vostro modo di droppare è diverso potete scriverlo nei commenti, potremo parlarne e fare dei confronti. Il metodo che vi spiegherò in questo video può comunque essere riadattato a diversi stili di gioco, ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vederlo. Questa è la mappa per come la conosciamo, e questo è il livello di loot delle varie zone. Quindi in quelle viola vi sarà il loot migliore, in quelle blu vi sarà un loot intermedio e in quelle grigie vi sarà il loot peggiore. Per comodità visiva tendo ad arrotondare i bordi di queste zone. Ovviamente è preferibile atterrare in una zona viola, in quanto la qualità del loot è migliore. Tuttavia, se questa è troppo affollata, potrebbe valer la pena di considerare di atterrare in una zona blu e quindi avere del loot blu garantito, piuttosto che combattere e rischiare molto all'inizio del gioco per ottenere poco loot viola. Una volta considerate le aree in base alla qualità del loot che forniscono, bisogna considerare anche quale sarà il passaggio successivo, cioè in quale direzione ci dovremo muovere dopo aver lootato la nostra area iniziale. Per fare questo tendo ad allargare i bordi di ogni area in base al colore che questa ha. Infine tendo a collegare mentalmente fra di loro le aree che hanno lo stesso colore e che sono molto vicine, ad esempio le zone del fiume. Questa è la mia mappa mentale ad inizio partita, sapendo di dover prediligere le zone viola e di cercare di passare quanto più tempo possibile all'interno di esse. Considero comunque le zone blu come delle buone zone di passaggio fra una zona viola e l'altra, cercando invece di evitare le zone grigie o addirittura quelle in cui il loot non è presente. A questo punto la scelta del lancio iniziale dipende dal percorso della nave. Nell'esempio che vi sto portando, il percorso della nave era questo. Per quella che è la mia esperienza di gioco, ho notato che la maggior parte delle squadre tende a lanciarsi il prima possibile, quindi ad atterrare nella zona più vicina possibile alla partenza. Questa informazione mi permette di suddividere la mappa ulteriormente in 3 zone: una zona calda in cui droppa la maggior parte dei player, una zona tiepida in cui ne droppa una buona quantità ma meno di quanti ne sono droppati nella prima, e una zona fredda in cui droppano pochi team. Per comodità visiva, invece che suddividere la mappa in zone circolari, tendo a suddividerla in zone rettangolari. Quindi per prima cosa guardo il percorso della nave, ne prendo il punto centrale e taglio la mappa perpendicolarmente. Successivamente divido nuovamente la prima metà mappa in altre 2 parti. Avremo quindi 2 rettangoli di zona calda, 2 rettangoli di zona tiepida e 2 rettangoli di zona fredda. All'interno di ogni rettangolo è preferibile atterrare in una zona viola piuttosto che in altre, a meno che questa zona viola non sia particolarmente affollata. Analizziamo quindi questa situazione. Se siete dei player molto aggressivi, preferirete atterrare al relay o alle paludi. Se volete invece giocare in modo più sicuro e incontrare meno avversari, le posizioni migliori sono probabilmente la base aerea o il Thunderdome. La fascia gialla invece risulta essere una via di mezzo. Considerate che all'interno di ogni fascia è possibile fare un'ulteriore stima di quanti player troverete in ogni zona. Dalla mia esperienza ho infatti notato che i team prediligono atterrare nelle zone viola più vicine. Se ad esempio avete scelto di atterrare nella fascia gialla, in questa le zone viola sono l'artiglieria, il repulsore e il water treatment. Possiamo quindi stimare che una buona parte dei team che droppa in questa fascia andrà ad artillery, una buona parte andrà al repulsore e in pochi andranno a water treatment. Considerate inoltre che Repulsore è a contatto con la fascia rossa, quindi lì vi atterreranno ancora più player e rischiate che vi vengano addosso quelli che provengono dalle paludi, cioè che hanno droppato a inizio partita. In modo analogo, valutando la fascia fredda, possiamo vedere che nella parte superiore vi è poco loot viola, converrà atterrare nella parte inferiore. Siamo già in una fascia fredda, quindi qui incontrerete pochi player. Può essere buono atterrare al bunker o alla base aerea. Se volete giocare in maniera ancora più sicura, possiamo affermare che la parte più sicura in cui atterrerà il minor numero di player è con buona probabilità il Thunderdome, in quanto è la zona viola più lontana dal drop iniziale e più lontana dal percorso della nave. Non è tutto qui quello che dovete considerare al momento del drop. Come vedete, le zone viola hanno dimensioni diverse
e sono intervallate fra di loro da zone grigie o da zone blu. Quindi una volta scelto il drop iniziale, bisogna anche fare una stima di quale percorso seguire. Ad esempio, se atterrerete d'artiglieria, probabilmente dopo sarete spinti ad andare a cascate, perché la zona blu più vicina. A sinistra ha poco senso andare, perché avreste comunque una zona grigia e una zona blu, ma più lontane. E a destra avreste una zona viola, ma parecchio distante. Droppando invece a Water Treatment avrete un risultato migliore. Infatti da lì potrete andare a Repulsor, che è un'altra zona viola, collegata alle paludi, che è un'altra zona viola ed è molto vasta, quindi con molto loot. E per andare da Water Treatment al Repulsor avrete comunque un percorso breve, quindi non dovrete fare molta strada, e questa strada la farete all'interno di una zona blu, quindi con del loot buono, che è preferibile rispetto al muoversi all'interno di zone grigie o di zone senza loot. Rimangono altre due cose da tenere in considerazione. La prima è la navicella con i rifornimenti, che personalmente considero come una zona viola mobile. La seconda cosa sono le zone calde, cioè quelle zone che possono ottenere il loot di maggior livello. Se questa risulta essere in una zona viola o vicino a una zona viola, la possibilità che dei player vogliano andarci è maggiore. Più la zona calda sarà vicino alla fascia rossa, più player vorranno andarci. Questo è il mio criterio di scelta, e avete visto che in base al vostro stile di gioco lo si può riadattare per giocare in modo più difensivo o più offensivo. Di seguito vi lascio le immagini di altri percorsi della navicella e di come ho suddiviso le zone in quei casi. Fatemi sapere nei commenti come droppate e qual è il vostro stile di gioco. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace. Noi ci vediamo al prossimo tutorial.